Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Bene, sul banco abbiamo una scheda Hisense Inverter, unità esterna, parliamo di climatizzazione. Questa scheda oramai non viene montata più, stiamo parlando di una scheda montata una quindicina di anni fa nativamente. Andremo a fare la riparazione su questa scheda, più andrò a recensirla, non solo come è fatta, come è composta, ma anche come funziona e come fare i test per ripararla. Prima di incominciare però vorrei aggiungere che le schede non sempre si possono riparare, ok? Stiamo parlando di schede ovviamente elettroniche che con il tempo si usurano, e quando si usurano non rimane che buttarle, anche perché stiamo parlando di micropiste con reofori, che questa scheda sta bene, però potete guardare che è piena di buchini. I reofori intendo, queste schede sono pieni di reofori che le piste vanno poi da una parte all'altra. Dove si usurano solitamente? La parte che è soggetta al lato superiore. Se la scheda viene montata in questo modo sul clima, la parte di usura è soggetta alla parte superiore e non a quella inferiore. Viceversa, se la scheda viene montata in questo modo, l'usura è soggetta a questo lato. Molti clima utilizzano il montaggio della scheda in verticale e secondo me la soluzione migliore, in modo che l'umidità non si appoggi sopra e neanche la polvere, e dovrebbero essere più protette, tenendo presente che il dissipatore è costretto a rimanere sempre sul lato del ventilatore in modo che venga raffreddato. Bene, passiamo alla riparazione. Per alimentare la scheda spengo la luce perché andremo ad alimentarla. Per alimentare la scheda, questi due cavetti sulla 220 volt, è importante però mettere i guanti. Senza guanti, ragazzi, guanti ovviamente devono essere isolanti per elettronica, quindi prima di dare alimentazione bisogna mettere guanti. Lampadina in serie, qui non si vede ma ci sta una lampadina in serie. Ovviamente la lampadina in serie si mette su un cavetto, fase o neutro non ha importanza, l'importante è che si mette in serie su un cavetto. Dopodiché questi due cavetti vanno sul reattore. Potete metterci anche una lampadina qui a posto del reattore. Ovviamente parliamo di lampadina alogena, in modo che se ci fosse un corto la lampadina si accende. Diamo alimentazione. La scheda si è accesa, guardate un po' adesso, rimane acceso il LED, uno dei 3 LED che servono per fare riferimento al codice errore quando ovviamente la scheda è montata sulla macchina dell'unità esterna. Gli altri due LED, verde e rosso, sono spenti. La scheda sul banco si presenta in questo modo, solo con LED 1 acceso. Non ci sono collegate le sonde, quindi automaticamente sta dando un errore. Come dicevo, questi sono i 3 connettori delle sonde, il connettore rosso della protezione del compressore. Vediamo subito il problema dove sta. Nel frattempo vi faccio vedere il video del difetto di questa scheda.
Bene, avete visto il video, adesso prendiamo la termocamera e vi faccio vedere qual è il difetto di questa scheda. Guardate un po', siamo arrivati a 100 gradi perché la scheda è accesa da qualche minuto. Allora vorrei intanto mettere, perché c'è un po' di luce e avete visto? Quindi l'oscillatore qui, questo è un oscillatore PWM in cui arriva da 300 volt che switcha sul trasformatore, crea un campo magnetico in cui si ha il secondario. In questo caso ce l'abbiamo, vado molto veloce perché la devo spegnere, si sta surriscaldando tantissimo l'oscillatore. Potete vedere che abbiamo la 15 volt, abbiamo un secondario tranquillamente, quindi il trasformatore è buono, ma l'oscillatore sta riscaldando tantissimo. Vado a spegnere perché potremmo mettere anche il dito sopra per vedere se è bollente, ma dobbiamo aspettare che si spegne il LED. Quindi aspettiamo che si spegne, perché lì sopra ci sono 300 volt, quindi non fate quello che sto facendo io. Quindi non mettete mai il dito sopra se non prima di aver tolto alimentazione e di spegnersi tutti i LED. Ok, andiamo a mettere il dito sopra, è ancora caldissimo. Nel video che avete visto il compressore parte tranquillamente, parte anche il ventilatore, parte tutto, ma poi va in blocco, quindi si spegne tutto perché surriscalda questo componente, detto anche power supply oppure PWM oppure oscillatore, chiamatelo come volete. Fatto sta che questo switcha una alta frequenza sul trasformatore, stiamo parlando di 300 volt, in cui si crea il campo magnetico come ho detto prima e crea il secondario. Parliamo della 15 volt che serve per alimentare l'IPM, i driver dell'IPM. Questi driver poi serviranno a far funzionare i IGBT che si trovano dentro l'IPM o eventuali MOSFET. La 15 poi passa tramite questo regolatore di voltaggio che scende a 12, all'uscita a 12 volt, che servono per alimentare i relè. Abbiamo due relè, uno per la valvola a 4 vie per fare caldo freddo e l'altro relè per il ventilatore, che il connettore è questo. Questo è il condensatore di spunto, o meglio di rifasamento, per il ventilatore unità esterna, e questo è il relè di alimentazione di tutta la scheda. Bene, mi sono avvicinato un po' con la videocamera in modo che vedete bene, andrò molto veloce perché c'è tanto da dire, quindi da sostituire questo oscillatore. Adesso andiamo a identificare l'oscillatore, che è questo qua. Se non avete una termocamera vi basta anche una pistola come questa per misurare la temperatura, ok? Ha anche il puntatore laser, puntate il puntatore laser sull'oscillatore e potete vedere che già se supera i 60 gradi non è più normale la temperatura. Bene, per quanto riguarda l'oscillatore è un TNI 278PN. Poi abbiamo il secondario, entrambi i diodi Schottky che abbiamo qui 1 e 2, questi qua, entrambi abbiamo un'uscita di 15 volt, due regolatori di voltaggio, un 7812 e un 7805. Il 7812 ve l'ho già spiegato che servono per i relè, il 7805 servirà per alimentare questo microcontrollore e quest'altro microcontrollore. I due microcontrollori si comunicano tramite questi fotoaccoppiatori. Sono due fotoaccoppiatori, uno DTX e l'altro RX, trasmettitore e ricevitore. Lo stesso vale per quest'altri due fotoaccoppiatori TX e RX per quanto riguarda trasmissione dati
con l'unità interna, questo microcontrollore non solo comunica con questo, ma comunicherà anche con il microcontrollore dell'unità interna. Bene, ho staccato i cavetti del reattore in modo che possiamo visualizzare meglio la scheda. Abbiamo qui la parte del PFC in cui abbiamo ponte diodo che si trova qui, questo qua. Poi abbiamo IGBT o eventuale MOSFET, dipende dalla scheda, solitamente montano IGBT, e poi qui abbiamo un diodo di protezione. Difficilmente salta l'IGBT su questa scheda come tante altre schede, è fatta abbastanza bene. Devo dire che queste schede si rovinano dopo una decina di anni che ha lavorato, ma la maggior parte delle volte si rovina per usura o per l'oscillatore come si è presentato su questa. Vado a fare una piccola sintesi di come funziona. Una volta acceso l'unità interna tramite questi due cavetti, in cui questo cavetto rosso è il cavetto della comunicazione, in cui si scambiano i dati seriali, e questo è il neutro, in cui il voltaggio si appoggia per poter avere una tensione positiva e negativa su questo cavetto. Ovviamente dico positiva e negativa perché i dati vanno dal positivo al negativo, quindi TX magari positivo, RX ricevitore negativo, per dire. Poi potrebbe essere anche il contrario. Una volta che sono scambiati i dati, le due unità, che poi sono dati in cui noi stessi andremo ad impostare con un telecomando sull'unità interna, di questo microcontrollore riceverà questi dati. Sempre questo microcontrollore farà dei controlli sulle sonde, se è tutto ok darà l'input su questi due relè in base poi, ripeto, all'impostazione che mettiamo, e darà l'ok a questo microcontrollore di far controllare il compressore, cioè di far partire il compressore. Ma prima di far partire il compressore, questo microcontrollore fa dei controlli, perché stiamo parlando di 300 volt, non per niente questi condensatori sono condensatori di 400 volt, 420 volt, ok? Quindi abbiamo una tensione importante da far switchare su questi tre pin, su queste tre fasi di cui vengono siglati U, V e W. Sono delle tre uscite che vanno sulle bobine del compressore, in cui il compressore va a ruotare in base agli impulsi che gli manda il microcontrollore, che questi impulsi poi arrivano sull'IPM, sulla parte di bassa tensione. Ovviamente sono degli impulsi in PWM che vanno a gestire i 6 MOSFET che si trovano dentro l'IPM. Questi MOSFET che si trovano all'interno però hanno dei piedini in cui vengono chiamati drain e source, in cui passa dal positivo al negativo, stiamo parlando di 300 volt, in una frequenza, ripeto, data dal microcontrollore. Dipende poi da come vengono programmati. Bene, cosa dobbiamo controllare? Allora, innanzitutto dobbiamo fare riferimento al codice d'errore tramite questi tre LED. In base al codice d'errore andiamo su Google, scarichiamo il manuale dell'Hisense e andiamo a vedere in base alla sequenza qual è il codice d'errore, cosa ci indica sul manuale, e in base a quello che ci indica andremo a fare dei test. Adesso facciamo un esempio: se ci dovesse indicare un errore sul 220 volt, controllo della 220 volt, in alcuni casi chiamata anche il zero cross, prendiamo il multimetro, mettiamo un puntale su GND potete ricavare sempre dall'IPM,
che è diciamo la parte più facile in cui mettere il puntale, e l'altro puntale lo dovete mettere su queste resistenze, o meglio alla fine di queste resistenze. Come potete vedere qui c'è un partitore di tensione, questo è il ponte diodo che vedete qui, sono 4 pin, 1 2 3 e 4. Qui al centro abbiamo la 220 volt alternata. Queste resistenze che fanno da partitore di tensione servono per avere una caduta di tensione, e qui dovremmo avere alla fine di questa resistenza un volt e un volt su quest'altro partitore. Dopodiché andranno su questi due pin, il primo pin che vedete da questo lato del microcontrollore e il secondo pin sempre del lato che vi sto indicando di questo microcontrollore. La tensione che dovreste trovare qui è di 0,7 volt, mentre invece se ci dovesse dare errore al PFC possiamo fare riferimento o su questo pin, qui dovremmo trovare 3,3 volt, oppure su questo integrato che è un operazionale LM293 dal pin 7 dovremmo trovare 3,3 volt, mantenendo sempre puntale sul GND. In realtà questo poi è un controllo della resistenza di shunt, che è anche questa di shunt, e quindi il PFC ce lo indica come un errore del PFC, perché comunque fa parte del circuito del PFC. Ma non solo, abbiamo queste resistenze 1 2 3 e 4 sulla parte DC, quindi potremmo trovare o PFC oppure errore sul DC, diretta corrente. Qui possiamo vedere il piedino della 300 volt positivo che va su queste due resistenze. Qui ce ne sono altre due, sempre un partitore di tensione, in cui alla fine di questo dovremmo trovare sempre 0,7 volt. Questo poi va a finire su questa resistenza, questa qui, che è la R603 dovrebbe essere, e che poi va a finire su un pin del microcontrollore, eccolo qui, quindi potete vedere che sta bippando, quindi sta a significare che questo partitore serve per poter mandare una tensione sul microcontrollore, in modo che il microcontrollore va a controllare, e se questa tensione dovesse risultare diversa da come è stato programmato, manda tutto in blocco. Da questo lato ci sono i classici 6 pin che vi stavo dicendo prima, in cui manda gli impulsi PWM per attivare l'IPM, cioè i MOSFET interni dell'IPM. Questo integrato invece serve per controllare l'IGBT, che è questo qua, sono questi 3 piedini, e quindi sarà il microcontrollore a mandare una PWM a questo integrato, che di conseguenza andrà a controllare l'IGBT. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa scheda credo di aver detto tutto. Fate sempre riferimento ai 3 LED. Sulla scheda è indicato LED 1, LED 2 e LED 3. Scaricate il manuale su Google, codici errori Hisense, e in base alla sequenza LED potete fare riferimento al settore incriminato. Per quanto riguarda i vari test, trovate tanti video su internet che ho fatto su questa scheda. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche per quando uscirà un nuovo video, e da Mimmo Refrigere questo è tutto, un abbraccio a tutti, ci vediamo ad un prossimo video.